Salve gente, io sono Luca e in questo episodio volevo parlare del modo di dire non cavare un ragno dal buco, oppure, la variante che preferisco, non riuscire a cavare un ragno dal buco. Questo è un modo di dire che sembra difficile, ma in realtà è semplicissimo da spiegare. Non cavare un ragno dal buco o non riuscire a cavare un ragno dal buco significa molto semplicemente non ottenere alcun risultato. Viene quindi usato in quei contesti in cui noi abbiamo un obiettivo, lavoriamo per raggiungere quell'obiettivo, magari ci impegniamo anche tanto, ma non otteniamo veramente alcun risultato. In particolare il modo di dire sottolinea il fatto che nonostante i nostri sforzi non otteniamo alcun risultato, neanche un risultato microscopico, un risultato piccolissimo, e quindi questo modo di dire suggerisce l'idea che probabilmente quello che stiamo facendo è inutile o comunque il risultato che speriamo di ottenere è impossibile da raggiungere. Questo modo di dire sembra difficile perché in realtà c'è un verbo che è piuttosto antiquato, cavare, che noi non usiamo più nella lingua colloquiale di tutti i giorni. Cavare fondamentalmente significa far uscire. Quindi, se volessimo parafrasare il detto, potremmo dire non si riesce a far uscire un ragno dal buco. Il modo di dire si basa sull'immagine di un ragno che si sia nascosto in un buco, noi non riusciamo a farlo uscire. Quindi quello che facciamo, i nostri sforzi sono inutili. Il ragno era nel buco, rimane nel buco. Per esempio, facciamo finta che voi abbiate un problema con un vostro amico, quindi volete parlare di questo problema col vostro amico per risolverlo, parlate per varie ore, discutete, eccetera, eccetera, poi però alla fine di questa discussione vi rendete conto che non riuscite a cavare un ragno dal buco, che significa che non avete ottenuto il risultato sperato e probabilmente quello che state facendo è inutile. Se poi una vostra amica vi chiede se avete risolto questo problema, voi potete rispondere: no, guarda, abbiamo parlato per 3 ore ma alla fine non ci ho cavato un ragno dal buco. Oppure: no, guarda, l'altro giorno ci siamo visti, ne abbiamo parlato per 3 ore ma alla fine non si riesce a cavare un ragno dal buco. Oppure, facciamo un altro esempio. Facciamo finta che a voi interessi, ad esempio, candidarvi per un determinato lavoro. Andate sul sito dell'azienda, cercate la pagina dei requisiti, la pagina in cui viene spiegato come fare per candidarsi, scaricate dei file, poi però vi rendete conto che non riuscite a trovare le informazioni che vi servono. Quindi magari passate 2 ore su internet, scaricate file su file, poi alla fine non riuscite a cavare un ragno dal buco, che significa che non avete ottenuto alcun risultato. Oppure, come diciamo in italiano, ne sapete quanto prima. Significa sapete le stesse cose che sapevate prima di fare ricerche su internet. Quindi magari poi parlando con qualcuno potete dire: guarda, sono stato su quel sito per 2 ore, l'ho spulciato da cima a fondo, ma veramente non si riesce a cavare un ragno dal buco. Oppure: avrò passato 2 ore su quel sito, ma non ci ho cavato un ragno dal buco. Anche in questo esempio, da un lato c'è l'impegno, il tempo passato, il tempo dedicato a una determinata attività, nell'ottica di raggiungere un determinato risultato. Il risultato non c'è, al contrario, non ho ottenuto alcun risultato. Non so se conoscete il modo di dire cavare sangue da una rapa, è come cavare sangue da una rapa, oppure è come cercare di cavare sangue da una rapa. Ecco, questo modo di dire è simile a cavare un ragno dal buco. Tuttavia ci sono delle differenze. Qualche tempo fa avevo fatto un video su cavare sangue da una rapa. Se non l'avete visto e se non conoscete questo modo di dire, vi invito a guardarlo, perché questi sono due modi di dire piuttosto simili, ma ci sono delle differenze abbastanza significative. In particolare, cavare sangue da una rapa si riferisce più alle persone, a come è fatta una determinata persona, mentre invece cavare un ragno dal buco è più generale e si riferisce a una data situazione. Spero che sia tutto chiaro e vi saluto.